Welcome to the Forecast by Bambuser, your guide to the future of retail, tech, and innovation. We bring you insights from the world's frontrunners so you can stay ahead of the curve and win big. Let's go. Most tech innovations fail in a business context, turning out to be all hype rather than revenue drivers. How do you identify and implement the technological breakthroughs that actually have a business impact? In this episode of The Forecast, we will hear from a modern legend in tech and e-commerce, Giuseppe Miriello, who has decades of experience in the intersection of tech and commerce. The episode is packed with incredible knowledge and takeaways, and some of Giuseppe's philosophies may surprise you. Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Bambuser Forecast. Io sono Marco, responsabile del mercato Sud Europa, e qui con me ho il piacere di avere Giuseppe Miriello di Miamo. Piacere Marco, grazie a tutti. Partiamo subito in quarta, Giuseppe. Nella tua carriera hai contribuito a sviluppare piattaforme digitali che hanno fatturato centinaia di milioni di euro. Se c'è un segreto o più segreti, quali sarebbero? Il primo segreto è che non c'è nessun segreto, però in realtà tanta attività c'è, nel senso che per fare questo tipo di attività, quello di costruire macchine che vendono e vendono tanto, è che tu hai diversi livelli da far funzionare in accordo. C'hai un piano tecnologico, c'hai un piano del codice che tu scrivi per fare funzionare le macchine, c'hai il piano degli esseri umani. Gli esseri umani devono comunque vendere, fare assistenza e quindi comunque vanno coordinati. Poi il piano del marketing, lo devi comunicare correttamente. E quindi se tu prendi e metti tutte queste cose in fila, possono non esserci segreti, ma c'è una gran quantità di pratica che vai a fare e che la scopri solo facendola, peraltro. Certo. Quindi... Mi è piaciuta la parte del primo segreto, no segreti. E parlando invece di nuove tecnologie, come individui una nuova tecnologia prima che diventi mainstream? Beh, allora... è una risposta un po' complicata da dare, perché anche in questo caso non c'è un metodo. Ci sono tante cose che faccio ogni giorno che diventano un'abitudine. La prima cosa è banalmente andare a guardare dei blog o comunque degli aggregatori di news, tendenzialmente americani, e questi mi danno delle idee, mi danno quantomeno un segnale di un argomento che se vedo ripetere abbastanza volte in un arco di tempo molto stretto, capisco che è un argomento di cui si discute. Un po' banalmente come 2 anni e mezzo fa con l'AI. A un certo punto hanno cominciato a parlare di questo oggetto e in Italia è arrivato diversi mesi dopo, e già però chi segue al di là dall'oceano, oppure in Cina, per chi può, queste tendenze arrivano prima. Poi come faccio a stargli dietro costantemente? Perché tu dici, bello, vai, ti leggi le news, ma ne devi leggere tantissime. Questo ci viene l'AI, no? Cioè, io ho un agentino costruito dentro un browser, questo browser va ogni giorno, passa, ha una lista di siti che io utilizzo per andare a informarmi, e lui se li passa tutti quanti, se li legge al posto mio, e mi arriva nella mail un riassunto di tutte le cose che secondo la macchina io dovrei cominciare a guardare. E io poi inizio a guardarle e da lì poi lavorando, guardando, leggendo, provando, molte volte te le devi provare e a quel punto capisci cosa è facile, cosa è difficile, cosa ha senso, cosa ne ha meno. Più difficile è dirti come viene la scintilla di provare qualcosa di diverso con qualcosa che esiste già. Quello viene da sempre lettura o da esperienze, ma che non sono legate per esempio alla tecnologia, non so. Magari a volte è un videogioco che ti può dare un'idea, a volte è la musica, a volte è cucinare, quindi tendenzialmente essendo una persona curiosa, aperta ad andare a provare cose nuove, fare cose strane e scoprire che magari in quel senso c'è un senso che puoi trasportare anche nel mondo del business. Certo, no, molto interessante. Però arriverà un punto che comunque tu devi filtrare, diciamo, tutto quello che leggi, argentini o non argentini, quindi quali indicatori ti permettono di capire se una tecnologia o una strategia può avere un effetto rilevante o se in realtà poi è solo un fuoco di paglia?
La prima cosa che faccio è che se sento ripetere l'argomento abbastanza volte lo provo. E provandolo mi invento dei casi d'uso nel tempo libero per lo più, oppure nei momenti di tranquillità in ufficio. Mi invento dei casi d'uso per vedere se questo oggetto tecnologico sia facile o difficile da usare. Okay? Quando capisco che è relativamente semplice e ha relativamente un valore per l'azienda per cui lavoro o per me, allora poi provo a farlo funzionare nella pratica, a crearci un piccolo caso di studio. Okay? In funzione dei casi di studio che mi ritrovo, c'è una matrice di Harvard Business Review molto bella che schematizza i casi d'uso delle nuove tecnologie in funzione della facilità di implementazione e del ritorno potenziale. Quindi vado a vedere se costa poco farlo e mi dà un ritorno veloce, e a quel punto, se funziona, comincio a implementarlo, magari nel flusso di lavoro personale. Banalmente i sistemi di AI che ti fanno i riassunti, ho iniziato a usarli 4 anni fa, 5 anni fa, prima ancora dei GPT c'erano già, portavano valore, quindi li ho integrati nel mio flusso personale. Oggi, per esempio, li posso integrare con altre tecnologie perché ho compreso molto bene, quindi magari li mescolo, ne so, a Bambuser, ok? Posso farlo, ma è un processo di scoperta. E quando poi ti viene l'idea la provi e vedi. Quindi questo è quello che le rende rilevanti. Sì, sì, sì. C'è quindi un'esperienza, un background previo che ti permette poi di arrivare preparato a nuove tecnologie alla quale colleghi delle altre o delle altre esperienze. È così, ma poi è un po' particolare, no? Io sono un ex di tantissime cose, oggi fa molto figo, ex Google, ex LinkedIn, eccetera. No, io sono un ex di tante attività nella mia vita. Ho fatto il contabile, ho fatto il programmatore, ho fatto l'imprenditore, ho fatto il customer care in una fase della mia carriera, ho fatto il project manager, il sistemista, il commerciale. Allora, avendo tante esperienze diverse, correlate dall'unico filo che poi è l'interesse di fare cose nuove, poi torni indietro, ti giri indietro, le guardi e scopri che magari messe insieme fanno una competenza nuova, una competenza unica o un modo nuovo di usare delle cose che gli altri magari non vedono. L'idea banalmente è quella, cioè vai a usare esperienze professionali o vita vissuta per inventarti delle cose che poi porti nel mondo del business. Più ne hai e meglio è. Certo, certo, certo. Parlando invece della tua esperienza attuale, tu Giuseppe hai fatto qualcosa che farebbe invidia a molti, ovvero hai fatto crescere il fatturato di un e-commerce del 550% in 3 anni. Qual è stata la sfida o le sfide più difficili da affrontare in questo processo di crescita? Avete tanto tempo per questa registrazione, vero? Innanzitutto non l'ho fatto crescere io da solo, perché quel tipo di crescita è impossibile da ottenere per un essere umano. Lo fa la squadra, lo fa il team, lo fa Miamo, lo fa la founder con la quantità incredibile di video che crea, lo fa chi gestisce l'e-commerce, che poi posso avere aiutato, posso avere coordinato, posso aver assunto, però poi alla fine ogni persona fa il suo. Lo fa la struttura commerciale, la struttura dell'offerta commerciale dell'azienda. L'insieme delle cose permette o ostacola un certo tipo di crescita. Questo come base. La domanda era come ci siamo riusciti al di là dell'effort di gruppo. Prima di tutto andando a creare un meccanismo che aiuta gli utenti a essere parte del brand. Quindi il sistema di loyalty, il sistema di CRM. Li abbiamo cuciti in un meccanismo dove qualunque cosa tu fai, dal parlare di noi sui social, al mandare una recensione a un sito di recensioni, l'acquisto o fare una attività di analisi della pelle online, per esempio, o in farmacia, quindi ti guardiamo in faccia e ti consigliamo il prodotto. Creare tutta una serie di attività, che contribuire a crearle anche tecnicamente,
che permettono alle persone di sentirsi parte, registrarle all'interno di un CRM e poi utilizzare queste informazioni per stimolare ulteriormente la partecipazione. Ho detto partecipazione, non vendita, perché questa è una parte essenziale. Cioè, oggi vale creare community. Per creare community tu devi avere una community che permette alla gente di partecipare anche se non è intenzionata o obbligata ad acquistare. Quello poi verrà. Però se tu dai valore, la gente ti segue, prima o poi vuole provare il tuo valore. Certo. E questa è la cosa che è stata probabilmente... Quante sfide mi hai chiesto? Tantissime, perché siamo passati da un sistema che faceva 30.000 ordini all'anno, quando sono arrivato, a un sistema che oggi fa qualcosa come 300.000 ordini all'anno. È un ordine di un fattore di grandezza 10, non è banale, e dentro c'è tutto. C'è la sfida tecnologica di non far cadere mai il sito. Oggi è caduto Cloudflare, quindi diciamo che giorno è oggi. Già soltanto evitare che succeda questo o che se succede il tuo sito non cada è una complessità tecnica. Garantire che quando la founder Camilla prende e va online il sito non si spenga, perché passi da avere 200 utenti al secondo ad averne 4.000. È una sfida complicata mentre la macchina viaggia. Evitare che i carrelli si interrompano oppure le carte di credito non funzionino. Sembra banale, ma dietro il sistema bancario c'è una complessità enorme. Prova a immaginare gestire centinaia di migliaia di spedizioni e magari durante il Black Friday di quelle centinaia di migliaia tu ne fai 30.000, fai un 10% di quelle, compresse in 15 giorni. Muovi la merce, non perderti la merce, falla arrivare in tempo, gestisci gli errori dei corrieri, gestisci le aspettative dei clienti, anche a livello umano. Il livello umano, prova a immaginare un'azienda che passa dall'avere 70 dipendenti ad averne 250, come le competenze si spalmano, a volte le aziende tendono ad avere difficoltà ad ampliarsi e rimanere coese durante questo tipo di crescita molto esplosiva. Quindi prova a immaginare di ogni giorno trovarti in un'azienda che è diversa da quella che era 6 mesi fa e che sarà diversa ancora fra 6 mesi. Allora, non è affatto banale, le sfide sono state tantissime. Dire come le abbiamo risolte tutte, parleremo per 3 ore. Sì, no. No, basicamente la capacità di adattarsi al cambio, la rapidità mentale di struttura che ti permette poi di affrontare determinate sfide, risolverle o no, però comunque di andare a seguire un obiettivo. Ma te lo aggiungo io, la volontà di buttare il cuore oltre l'ostacolo quando magari l'ostacolo ti sembra insormontabile, oppure la capacità di non fermarti quando hai fatto un errore e ora devi rimediare e hai la gente arrabbiata che ti chiama e ti dice hai fatto un errore, e non fermarti, avere il coraggio e la forza di non fermarti e di risolvere. Non è banale. E gran parte delle sfide che abbiamo avuto, secondo me, sono di natura umana. Quelle tecnologiche si risolvono sempre, basta il tempo e i soldi. Le sfide di natura umana sono tutto un altro challenge. Parliamo di AI, come no? Intelligenza artificiale. Tu, Giuseppe, stai creando una divisione AI in Miamo. Cosa secondo te contraddistingue un'azienda che è pronta all'implementazione dell'AI a una che non lo è? Allora, è più che altro un tema di preparazione mentale, perché l'AI come oggetto oggi, se per AI parliamo degli LLM, di ChatGPT o di integrazione costruita su ChatGPT, sono abbastanza semplici concettualmente. Il problema è mentale. Perché? Perché per poter funzionare uno di questi oggetti ha bisogno di avere al di sotto di sé delle API, parola complicata, Application Program Interface, quindi delle funzioni dentro il software che sono azionabili, delle leve, immaginano un braccio meccanico che deve avvitare o svitare una bottiglia, se vuoi.
E se tu non hai la funzione avvita bottiglia, svita bottiglia, questo meccanismo non va. Cosa automatizza l'LLM? Ma qui viene la parte bella. Per creare un'interfaccia, prima devi avere dei processi all'interno dell'azienda. Se l'azienda non ha dei processi automatizzati o strutturati già tra le persone, non c'è nessuna programmazione, non c'è nessuna API che tu puoi creare e che funzioni per gestire i casi. Tu devi avere definito nel problema X si fa Y o Z in funzione di. Se questo non c'è, prima ancora di scrivere il primo meccanismo di AI, sai già che non può funzionare al di là di avere il chatbot che ti fa la risposta al customer care. Okay. Il problema è andare a mappare tutto quanto, andare a mappare le persone, i processi e poi andare a costruire i software che automatizzano determinate, non tutte, interazioni tra persone e processi. Okay. Come? Sempre secondo la solita matrice, se vuoi, di Eisenhower, dove vai a prendere prima le opportunità e vai a prendere per ultime i rischi, e in particolare le opportunità che generano più profitto. Okay. È chiaro che se tu cominci a fare questo, hai applicato del change management all'interno della tua compagine aziendale, prima ancora di fare partire qualunque progetto di AI. E questa è la parte difficile, perché una volta che il change management è stato applicato e i processi esistono, si costruiscono le API e poi hai tanti piccoli LLM che agiscono con ogni leva e poi c'è un livello di orchestrazione sopra. Ok, questo ha senso, però prova anche a indovinare, questa cosa qui, costruirla in questa maniera non è né veloce né economico. Quindi magari, e poi gli LLM quando girano si mangiano i token. Per cui la tematica di andarla a costruire che così risparmiamo lavoro e facciamo prima, forse domani risparmierai lavoro e farai prima, poi intanto fai un bel investimento upfront e non è affatto detto che l'investimento upfront poi a tendere ripaghi. Quindi devi avere studiato molto bene. Quindi vedi, il problema dell'AI ancora una volta è un problema umano. E se non risolvi quello, l'AI serve soltanto a fare delle belle presentazioni online che dicono che sei al passo dei tempi, come tutti. Certo, quindi un'azienda che non riesce a stabilire una strategia vincente con l'AI, secondo te perché non ha fatto i compiti prima? Un qualcosa di questo genere? O perché pensa che appunto l'AI è la soluzione finale? L'AI non è una soluzione finale, l'AI è un acceleratore. E come quando tu sei in macchina e hai un acceleratore, se acceleri in curva e le gomme sono messe bene, stai in pista, se acceleri in curva e le gomme sono messe male, sbandi. Quindi l'AI accelererà quello che hai come assetto macchina o come assetto azienda, se mi passi il paragone. Quindi tu devi avere fatto i compiti prima, l'assetto te lo devi essere fatto prima, le procedure te le devi essere fatte prima. Se non le hai strutturate, tu puoi sempre usare le AI, certo, come produttività personale, ma ancora una volta, a livello personale, tu devi sapere cosa vuoi automatizzare, se no la macchina di per sé non avrà le idee al posto tuo, non può averle, non è un'intelligenza artificiale generale e non è affatto detto che esisterà questo tipo di intelligenza in futuro. Quindi se non ci metti la testa tu, o se non ci mette la testa l'azienda nei suoi processi, non può farlo una macchina. Intelligenza umana a supporto. Al contrario, l'intelligenza umana in the loop, perché quella artificiale serve soltanto per rendere più veloce delle cose che possono essere accelerate. Certo. Per quanto riguarda invece la tua esperienza, qual è l'applicazione o la strategia AI che più impatto ha avuto sul tuo lavoro? In che maniera ha cambiato, diciamo, la maniera di lavorare? Ce ne sono tantissime, tendenzialmente legate al mondo degli LLM recenti. Più in passato anche semplicemente i sistemi esperti che permettevano la previsione dei volumi di vendita, quindi era una cosa molto di back-end, nota soltanto a chi faceva demand planning oppure il buying di campagne. Io vengo dalla moda, quindi puoi immaginare
fare questa attività per migliaia di SKU e le variazioni taglia e colore. Esci matto, adesso nel beauty è più facile. Okay, quelli mi hanno cambiato tanto perché mi riuscivano a togliere settimane letterali di lavoro ed erano dei modelli basati su Excel. Okay? Quindi non eravamo agli LLM, parliamo di 7-8 anni fa. Parlo più adesso di recente, gli LLM aiutano su diversi fronti. Il primo, la parte delle riunioni, quindi la gestione del riassunto riunioni, distribuzione minute, sono un time saver fenomenale. Il secondo, la generazione dei contenuti e in particolare sull'arricchimento dei contenuti delle schede prodotto. Poi peraltro ho un caso d'uso carino che magari raccontiamo, perché le schede prodotto sono quelle che se create correttamente alimentano tanto la ricercabilità sui motori di ricerca quanto convincono il cliente che sta guardando la pagina di prodotto ad acquistare. Okay? Quindi più sono ricche meglio è, e quelle sono quelle che domani racconteranno ai motori di ricerca basati sugli LLM che arriveranno qual è il contesto in cui l'utente usa il prodotto e quindi permetteranno le pagine di prodotto costruite in questo modo a rispondere alla domanda: ma io voglio utilizzare voglio comprare una giacchetta per andare in montagna a metà aprile a 1500 metri per fare una passeggiata. Oggi non le cerchi così, domani le cercherai così. Se non arricchisci la scheda prodotto con dei contenuti, ora gli LLM brillano nella generazione e nella ricostruzione, nel riassemblaggio di contenuti. Quindi ti permette di creare molto velocemente tutti quei contenuti laterali, paralleli, in termini di significato, che poi permettono di alimentare le ricerche. Altro aiuto che danno gli LLM è grandissimo, la produzione video e media. Possono costruire degli spot in pochi minuti, possono ridurre il tempo impiegato negli shooting, fanno tantissimo. Tutta la parte di customer care, quella è stata la prima applicazione, e anche customer care è uno dei sistemi aziendali che tendenzialmente è anche più standardizzato, e quindi hai probabilmente l'API, per esempio fammi un reso, fammi un cambio prodotto, rimborsami i soldi. Quindi c'è sempre un processo, per cui l'utente sceglie il processo e quindi la macchina poi collegandosi all'API lo può automatizzare. Quindi come vedi oggi appare su tanti vertical l'AI e permette effettivamente, se ben usata, di accelerare la crescita di un'azienda senza gravare direttamente su costi come gravava prima. Raccontaci questo esempio che ci volevo raccontare. Siamo qui per sai con questo. chi l'ho fatto? Proprio con Bambuser. Lo stavo raccontando ad una cena qualche settimana fa, vostra se non ricordo male. Allora, prova a immaginare questo. Tu hai Bambuser. Bambuser è un sistema che fa live streaming video. Quindi delle persone fanno delle vendite one to many parlando ad una telecamera e gli utenti vedono questo stream video, comprano. Il punto è che chi parla in quel momento racconta il prodotto. E se c'è un LLM che prende e trasforma il parlato in testo, e si chiama Whisper, permette di trasformare questo stream di parole in uno stream di testo. Dopodiché, quando tu estrai da una diretta Bambuser questo stream di testo, puoi passarlo ad una catena agentica. Una catena agentica è tanti prompt AI uno dietro l'altro che vanno spezzettati e danno significato e creano significato al prodotto. Un prompt dirà: trovami quali sono gli SKU di cui è stato parlato durante la diretta. Un altro prompt dirà: trovami tutti gli ingredienti dei prodotti che sono stati mostrati nella diretta. Un altro prompt dirà: dimmi tutti i significati paralleli o le spiegazioni o le posologie di utilizzo mattina e sera. Alla fine ti trovi N file. Questi file dentro il mondo degli AI, se importati dentro un prompt, si chiamano, possono fare Retrieval Augmented Generation, RAG. Quindi di fatto tu puoi trasformare le live di Bambuser tramite un flusso di AI agentici in un arricchitore delle schede prodotto. A quel punto questo agente prende e spara i dati dentro il tuo e-commerce, un PIM, un PLM, quello che vuoi, e hai automaticamente migliorato la qualità della tua scheda prodotto con tantissimi significati paralleli,
asintotici, quello che vuoi. No, questo è un uso secondo me carino della piattaforma, a cui magari non si pensa, ma tutto ciò che in realtà è racconto di prodotto è in realtà tramite gli LLM una scheda prodotto. Ogni volta trovo sempre qualche aspetto più interessante. Grazie per la condivisione, molto molto interessante. Per quanto riguarda invece attività, strategie, applicazioni AI che hai dovuto integrare con piattaforme ormai datate, permettimi il termine, come Salesforce, come Magento, quali sono stati i cambi di mindset o di cultura aziendale interna per garantirne il successo, comunque l'attivazione di queste? Allora, posto che Magento come piattaforma di e-commerce è API based, quindi in realtà hai già le leve che vorresti, e posto che Salesforce come piattaforma di CRM e come piattaforma di marketing cloud sono anch'essi dotati di API, quindi di fatto hanno tutti gli elementi di interfacciamento che servono per poi usarli con l'AI, la difficoltà reale non è stata tanto a livello umano quanto a livello tecnologico di andare a fare convergere tutti questi flussi di dati in un unico data lake interno a Salesforce, perché solo quando li hai tutti nello stesso bacino, i dati correlati, tu puoi cominciare a fare tramite dei motori di AI delle domande. Per esempio, oggi noi possiamo chiedere alla macchina: dimmi tutti gli utenti che hanno comprato un determinato prodotto negli ultimi 3 mesi, okay, e crea un segmento a cui proporre, con una newsletter per esempio, un prodotto alternativo. Oppure dimmi tutti gli utenti che non hanno caricato punti loyalty negli ultimi 6 mesi e reingaggiali. E la cosa che è carina è che la query con cui facciamo questo oggi è una query LLM, cioè lo scriviamo non col SQL, non con un linguaggio da programmatori, ma con del linguaggio da esseri umani. E la macchina è in grado, leggendo da questo data lake, di creare automaticamente i segmenti. Poi creiamo le newsletter o WhatsApp e li inviamo. Fare questo ha richiesto un cambio tecnologico importante, perché a livello umano già chi fa marketing è orientato, diciamo, a interfacciarsi con altri reparti, e a livello tecnologico questi sistemi hanno già le API. Però farle accadere, farlo funzionare in maniera coordinata, è quello stato più complicato. Certo. Lasciamo da parte il tema AI per un momento, o no, vedremo. Nella tua carriera, Giuseppe, hai formato centinaia di e-commerce manager, digital marketer, eccetera. Qual è l'idea più sbagliata che hai sentito ripetere sull'e-commerce? L'idea più sbagliata, posto che di associazioni ne ho fondate 2 e ne partecipo ad altre 5, per cui ne ho visti tantissimi. Ci devo proprio pensare. O i luoghi comuni? No, proprio l'idea sbagliata sull'e-commerce. L'idea più sbagliata sull'e-commerce che ho sentito dire, ok, è legata al concetto di build it and they will come. Cioè tu lo costruisci e poi gli altri arrivano. E in realtà non è così. Funziona al contrario, o almeno funziona meglio al contrario. Tu puoi avere un sistema imperfetto e fare un marketing incredibile e la gente viene e acquista da un sistema imperfetto più di quanto acquisterebbe da un sistema perfetto con un marketing pessimo. Ok? Quindi c'è tanta gente che costruisce un e-commerce, ci si perde i mesi a farlo perfetto, la grafica perfetta, ci si ragiona su come le schede prodotto passano l'immagine valoriale del brand, riunioni infinite, e poi alla fine non vendi perché, e questo è un problema tipico del fashion, non vendi perché hai il 95% della distribuzione wholesale con logiche di sell-in, per cui la merce l'hai data già ai distributori che la devono fare fuori, quindi quelli lì appena possono mettono giù i saldi
e tu che hai il main brand rimani lì appeso e non vendi. Puoi avere qualificato la tua immagine quanto vuoi, ma non vendi. Certo, perché per il cliente conta il prezzo. Quindi se tu hai i tuoi distributori che ti fanno fuori la merce, dove vai? Dove vai? Okay? Quindi non basta costruirlo e poi vengono. Paradossalmente hai un sito imperfetto. Avendo co-costruito il sito di Miamo, nel corso degli ultimi 3 anni abbiamo superato diversi livelli di imperfezione, okay? Facendo errori e rimediando agli errori. Okay? Però il marketing è stato assolutamente perfetto. Abbiamo comunicato bene, sempre, tanto nei momenti giusti, con prodotti giusti, in concomitanza omnicanale con i nostri distributori. Ecco, questa cosa qui, anche se il sistema non era perfetto, ci ha permesso di crescere ad un livello che magari altre aziende non crescono. Questa è secondo me la cosa più inevidente nel mondo dell'e-commerce anche oggi. Che poi l'e-commerce non è soltanto il commercio elettronico, è il commercio all'interno di un bacino che, se è brand, è commercio elettronico e commercio retail. Quindi se tu non stai attento a come distribuisci, diciamo, i tuoi canali, rimani al palo pur avendo una macchina perfetta. Sì, sicuramente. E in base invece, forse so già la risposta, però qual è l'indicatore o la metrica per te più importante quando si scala un e-commerce e perché? No, non ce n'è una. Perché se ce ne fosse una saremmo probabilmente tutti a casa ricchi, chi fa il mio mestiere. No, ce ne sono diverse. Ok? La prima è il traffico. Cioè, mi stai portando traffico? Ovviamente traffico in target, non traffico qualunque. Ok, mi stai portando traffico in target. Quindi, prima metrica presa. Mi stai portando traffico che compra, che è pronto, che è disposto alla spesa? Sì? Ok, benissimo. 2. Conversion rate. Okay. Perché senza il conversion rate tu non converti il traffico in acquisti. Okay. Quello deve crescere sempre. Che è difficile perché il conversion rate e il traffico sono in proporzione inversa. Più aumenta il traffico e se tu le vendite non crescono, il conversion rate c'entra. Quindi farli crescere entrambi. 2. 3. Carrello medio. Carrello medio secondo me è uno degli indicatori più grandi di come un brand, soprattutto se è luxury, viene percepito come luxury. Cioè un'azienda che gli cresce il traffico e gli cresce il conversion rate, ma che nel tempo si abbassa il carrello medio, mi sta segnalando una debolezza commerciale. Quindi, e ovviamente traffico per tasso di conversione per carrello medio fa poi il fatturato. D'ultimo, il profitto. E non mi basta vendere. Se io vendo, ma per vendere qualcosa ho perso soldi con le spese di trasporto, le spese di costruzione, di assemblaggio della merce, piuttosto che con i costi generali di infrastruttura, in realtà sto perdendo soldi perché sto lavorando. Quindi il margine poi alla fine, al di là della crescita dei 3 fattori, traffico, conversion rate, fatturato, il margine è l'unica cosa che veramente conta alla fine. Quindi se tu non riesci alla fine ad avere un margine, puoi avere centrato la comunicazione, marketing e l'offerta commerciale, ma non hai il product market fit. Non ce l'hai perché non stai in piedi, quindi stai vendendo a delle persone che comprano solo perché vendi in perdita. Però non è sempre evidente, perché soprattutto ora nel Black Friday che è appena passato, ma quanti è che ho visto fare che sconti del 60%? 60%. Magari entità che fanno decine di milioni di euro di fatturato più di noi e fanno magari anche qualche milione di ordini. Con i costi di spesa di spedizione come stai in piedi? Allora, vuol dire che la logica dello stare in piedi in quel caso è una logica diversa dal guadagno sulla transazione. Allora una logica finanziaria, una logica di quotazione in borsa, una logica di fondo di investimento che ti fa crescere e poi ti vende, ma non ne beneficia il cliente di questo, non nel lungo periodo, perché poi alla fine i brand che vanno in questo modo poi spariscono. Sì, decisamente. Stiamo avviandoci verso la conclusione. A un giovane interessato
a intraprendere una carriera come la tua, comunque interessato al mondo digital, che consiglio o consigli daresti? Qualche tempo fa ad una domanda simile che mi hanno fatto ho risposto fuggite. In realtà no, non fuggite, però siate tanto curiosi e siatelo per tanto tempo, perché la complessità del mercato digitale, del commercio elettronico, del marketing digitale oggi è cresciuta in maniera abominevole rispetto a quando magari quelli della mia età, io ne ho 47, non sono neanche tanto vecchio, ma quelli della mia età sono partiti, era tutto molto più semplice. Oggi devi sapere veramente tante cose, quindi è un percorso lungo. Devi essere curioso ed esserlo per tanto tempo e voler continuare ad esserlo e non essere mai sazio, e poi a un certo punto anche essere consapevole che quando sei arrivato a un certo livello appartieni a quel livello, perché poi c'è tanta gente che dice Sono arrivato. no, al contrario, cioè nel nostro mestiere c'è molto la sindrome dell'impostore, cioè non è mai abbastanza, no, in realtà è che poi a un certo livello siamo tutti più o meno lì come conoscenze. Se qualcuno va più avanti di te o va più dietro di te, è il caso, è la fortuna, è la scelta giusta al momento giusto, e ne fattori. Il giovane oggi che vuole fare questa carriera deve sapere che a un certo punto, quando arriva, deve sapere che appartiene al mestiere e non lasciarsi fregare dall'idea di non essere mai abbastanza, perché è un mestiere talmente tanto complesso ed è talmente tanto in evoluzione, dove fondamentalmente non è mai nessuno arrivato, neanche chi ha fatto tanto. Certo. E per quanto riguarda invece il futuro, da qua a 5 anni, le cose cambiano molto velocemente. Tu pensi l'e-commerce sarà più o meno come lo conosciamo noi, con i vari cambi chiaramente tecnologici e di strategie, o siamo di fronte a un nuovo paradigma? No, beh, allora, questo è molto difficile da dire, questo qua. Chiunque ti risponde di getto sta facendo la marchettata, no? No, allora, posto che con l'arrivo degli LLM il mercato cambierà, la ricerca, la discovery prodotto cambierà, potrebbe cambiare anche il modo in cui andiamo ad acquistare il prodotto usando gli LLM. Prova a immaginare un sistema del commercio digitale che non è più basato sul classico Google come ricerca di intento, Amazon come ricerca di prodotto e social come ricerca di ispirazione, ma ci sarà una quarta gamba, ok? I sistemi di LLM come ricerca di contesto, perché prima scopro di avere un bisogno, poi scopro un prodotto, poi scopro dove lo posso acquistare al prezzo giusto e poi magari scopro anche il contesto in cui, no? E in questo senso non solo i prodotti verranno cercati sugli LLM, ma verranno acquistati, perché gli LLM contengono le informazioni di contesto, quindi alcuni prodotti come le cialde del caffè più facilmente verranno venduti da un motore verbale, poi che sia dentro un Alexa diventato magari intelligente, oppure che sia dentro uno smartwatch o che sia dentro un occhiale, lo scopriremo, no? Però sono prodotti poco differenziati. Se invece hai un prodotto molto differenziato come il beauty o come il fashion, verrà venduto attraverso dei momenti esperienziali che gli LLM non possono dare, che i social possono parzialmente dare, e Bambuser aiuta in questo perché ti permette di fare streaming sui vari social, okay? E che i normali motori di ricerca non hanno, perché cerchi soltanto maglione, marca. Quindi sarà un sistema più complesso, sarà un sistema più interconnesso, sarà un sistema multimodale, perché ci potrai arrivare a comprare le cose con la voce o anche con la normale ricerca, okay? Sarà un sistema sempre più omnicanale, perché la gente ormai si aspetta che se vai in farmacia o se lo compri online il prodotto amiamo è sempre quello, e la stessa cosa vale per la giacca, la cravatta, quindi
sono quelle cose, soprattutto l'omenicalità, dice che arrivano sempre, non arrivano mai, ma in realtà ogni giorno sempre di più ci sono nella nostra vita, ce ne accorgiamo poco perché sono cambiamenti che arrivano lentamente. Quindi mi aspetto un'espansione di lungo queste linee, però non mi aspetto che ci sia uno stravolgimento totale come alcuni descrivono. Certo. Siamo arrivati alla conclusione, come tutti i podcast che si rispettano abbiamo una domanda di chiusura. Giuseppe, la tua walk-on song, e dici perché? È la marcia imperiale di Star Wars. Perché? Perché tutto sommato a me è sempre piaciuta questa idea di essere vagamente cattivo ma in fondo buono, ok? E quindi marciare così per conquistare il mondo anche della tecnologia, magari anche un po' divertendosi, no? Visto che è un qualcosa che uno non si aspetterebbe in un contesto professionale. Ecco, mi piacerebbe quando entro in ufficio che mi fischiettassero la marcia imperiale. Non succede tanto spesso, però. Bisognerebbe dirlo, mi raccomando, con la marcia. Giuseppe, grazie mille per essere stato con noi, è stato un vero piacere. E grazie a tutti per averci seguito e ci vediamo a un prossimo episodio di Bambuser Forecast. Ciao.